Riproduzioni con piccoli mattoncini in plastica dei nostri monumenti, tanta pazienza e studio. Luca Petraglia, un trentenne assicuratore, è in realtà un vero e proprio artista. Di notte sogna come realizzare certe forme architettoniche e poi, come per magia, realizza veri e propri capolavori, come la casina vanvitelliana di Bacoli. Simone Turchetti. Tanta pazienza e decine di migliaia di mattoncini in questo laboratorio nei dintorni di Bergamo prendono corpo le riproduzioni nei minimi dettagli di capolavori del nostro patrimonio architettonico. Opera di Luca Petraglia, artista poco più che trentenne. È fondamentale che ci sia un'ispirazione molto forte, quindi quando appunto scopro magari un monumento che prima non conoscevo e sento quell'ispirazione molto, molto forte dentro di me, allora a quel punto mi ci dedico e inizio a pensare di come realizzarlo. Opere come la chiesa di Santa Croce di Cuneo o il Duomo di Trento. La mia convinzione è che il nostro patrimonio è immenso, è pieno appunto di monumenti diciamo secondari e mi piacerebbe tanto nel mio percorso riuscire a valorizzare proprio questi monumenti. Molte le costruzioni ispirate a Milano, provincia in cui è nato. Di professione assicuratore, Luca ora crea opere con i mattoncini su commissione per altri appassionati o aziende, trasformando in un vero e proprio lavoro la sua passione nata da bambino. Poi piano piano ho iniziato a costruire edifici con le mie mani e da lì insomma non ho mai smesso di farlo. Quando è che hai capito che poteva diventare quasi un lavoro? L'ho capito la prima volta che ho portato una delle mie creazioni in mostra al pubblico. Quando ho visto l'emozione negli occhi delle persone, ho realizzato che quello che stavo facendo aveva un valore importante. L'ultima creazione su cui sta lavorando è un edificio del grande architetto Gio Ponti, il centro di controllo RAI nel parco di Monza, per conto della Fondazione Morandi, che vorrebbe trasformarlo in una struttura di cura pediatrica. La progettazione avviene al computer con un programma dedicato. Mi dà la disponibilità di avere mattoncini infiniti, perché sono appunto virtuali, e quindi mattoncino dopo mattoncino realizzo il disegno di quello che poi andrò a costruire. La difficoltà maggiore è rendere geometrie, curve e angoli con mattoncini le cui forme sono limitate. Quando bisogna realizzare qualcosa di rotondo, sicuramente è la parte più complicata. Te le sogni di notte le forme? Sì. Spesso prima di andare a dormire nella mia testa penso a come realizzare certe forme per risolvere alcuni problemi. Una cosa molto interessante che succede è che mentre disegno il progetto mi rendo conto dei giochi di geometrie che l'architetto ha utilizzato per realizzare le forme poi dell'edificio, quindi è molto affascinante. Ed ecco il risultato, il Teatro San Carlo di Napoli, che Luca considera il suo capolavoro, con i suoi 200.000 mattoncini e centinaia di ore di lavoro. Sono molto orgoglioso di questa creazione, soprattutto perché ho scelto di rappresentare il teatro, diciamo, che ha fondato la forma del teatro all'italiana. Un risultato frutto di sessioni di lavoro che possono superare le 12 ore e grazie anche all'aiuto dei tanti follower dei suoi profili social. C'è un'opera a cui sei più affezionato? La casina vanvitelliana che si trova a Bacoli, quella secondo me è un gioiellino poco conosciuto ma che secondo me merita tanto. E tu l'hai visitata? No, non ancora purtroppo.